Buongiorno amici del canale, ho questo bellissimo tavolino che ho raccattato in un mercatino francese, meraviglioso, ha delle gambine perfette, sono leggermente usurate perché comunque è vecchio, di inizio Novecento, ha un cassettino qui laterale carinissimo a scomparsa, è un cassettino segreto. E purtroppo hanno fatto qualche danno carteggiando in modo molto sbagliato il piano superiore. Probabilmente era molto rovinato, hanno cercato così di sistemarlo per venderlo. Vi farò vedere oggi come sistemare il piano utilizzando le nostre cere liquide, la Noyer Foncé in particolare. Tonalizzeranno il legno ma faranno comunque risaltare la vena del legno. Poi utilizzeremo sulle gambe il nuovo colore Magic Paint Lucky Forest, un verde foresta molto bello, molto elegante, ma non in purezza, con una base più chiara e un po' di oro. Vi stupirò. Stiamo carteggiando un pelino il piano superiore. Voi mi direte, sì, ma l'hanno già carteggiato loro. Ma l'hanno carteggiato male. Infatti, se voi vedete da vicino, vedrete, ha un sacco di segni molto rudi di questa carta vetro molto grezza che hanno utilizzato. Per dei legni così non si deve mai utilizzare una carta troppo grossa, non una 40, non una 60, non una 80. Si deve partire da una carta un pelino più fine, non meno di una 150, che vada delicatamente a eliminare impurità, difetti, dislivelli, ma non si deve mai aggredire il legno, per di più quando è così vecchio con delle carte così tanto grezze. Sui lati infatti si vede che in alcuni punti è proprio stato portato via un 2-3 mm di legno e non va bene. Quando vi dico che non dovete carteggiare prima di colorare con Magic Paint è per due motivi principalmente. Primo, perché se carteggiate male, non siete così pratici o avete una levigatrice poco buona, potrete appunto irrimediabilmente rovinare il legno e i solchi poi si vedrebbero. Secondo, perché sale poi il tannino, quindi ci sono alcune volte in cui voi mi dite: Elisa, ma perché ci sono queste macchie rosate, marroncine sopra la pittura? Perché se voi andate a carteggiare ed eliminate le finiture vecchie, andate sicuramente a far salire il tannino, che spesso nei legni magari più giovani, oppure che hanno ricevuto impregnanti particolari, oppure hanno ricevuto magari olio tingente, possono risalire. Quindi attenzione quando si carteggia, e se carteggiate dovete avere una buona levigatrice, ricordate sempre, con una piastra morbida tra il motore, la piastra di ferro e la carta, una piastra morbida che permetta appunto di non usurare il legno, ok? E che possa anche essere regolata a diverse intensità. È un buonissimo investimento. Ora partirò con una carta 150, cercherò appunto di continuare seguendo la vena del legno e andrò semplicemente ad eliminare alcuni difetti che ci sono. Ora sto dentro perché è inverno, fa freddo e fuori piove e quindi carteggio nel mio laboratorio, anche se voi sapete che io non amo carteggiare nel mio laboratorio. Mi sono munita del mio aspirapolvere, quindi carteggio e aspiro subito. Se potete evitate, non carteggiate mai in casa, e se carteggiate il legno mettetevi una mascherina. Come potete vedere, qua ci sono dei segni. Questi sono i segni pessimi che ha lasciato la levigatura fatta dalla persona da cui l'ho comprato. Quindi persone spesso inesperte che carteggiando dei legni, pensando di fare cosa gradita, rovinano per sempre il legno, perché vedete ho carteggiato con una grana 150, non posso carteggiare chissà quanto per non rovinare ulteriormente il legno, ma questi segni antiestetici sono rimasti. Anche qui, se voi vedete, si vede leggermente meno, ma ci sono ancora tutti questi segni. Non ho idea, probabilmente l'hanno fatto con una levigatrice di quelle piccole a disco a rotoli orbitali. Il problema è che sono spesso molto pericolose, soprattutto quando non sono morbide, quando non hanno una lama molto morbida, quelle proprio a basso costo, ma soprattutto hanno delle grane troppo grezze. Questi sono i risultati, rovinano per sempre il legno. Sui bordi non voglio andare a rovinare ulteriormente, quindi carteggio a mano.
tratteggiare il bordino mi prendo sempre la mia carta 150, ma me la applico a una spugnettina abrasiva perché è morbida, quindi non farà, diciamo, non eserciterà la pressione che esercita solitamente il tampone per la carta abrasiva, ma sarà morbida. Quindi la metto qua in mezzo e parto così. Ora il mio legno è bello liscio e ho eliminato una buona parte di difetti del legno, alcune macchie antiestetiche. Molti difetti rimarranno, per esempio i buchi dei tarli. Sì, perché io non li voglio togliere, io li lascio, anche perché il restyling che andrò a fare non sarà un restauro conservativo, non sarà un restauro in chiave antiquariale, sarà un restyling molto molto leggero, fresco. Non mi dà fastidio quindi che ci sia legno usurato, anzi lo voglio proprio rinnovare facendo sì che la vena venga messa in risalto e i buchi di tarli staranno lì perché fanno parte del tempo. Togliamo la polvere della levigatura e mi raccomando pochissima acqua perché il legno non deve patire, quindi un pannettino in microfibra, acqua tiepida, ma strizzate bene bene bene. Non bisogna far sì che il legno beva troppa acqua, anzi, quindi è proprio solo una spolverata. Già così, con il legno leggermente bagnato, si può vedere che bella che è la vena del legno sotto. E non importa se il legno è rovinato, il legno ha i suoi anni ed è giusto rendere onore alle sue venature. Ora lo giro gamba all'aria ed inizio con la colorazione. Passerò una prima mano di base color Dark Sand, è un sabbia molto molto bello, vira o al grigio o al marrone in base alle luci e ai colori che ci sono nel nostro ambiente circostante. Una prima mano perché? Perché prima di tutto voglio dare poi una finitura più chiara alla base quando andrò a fare l'effetto decape finale, e seconda cosa perché ho bisogno comunque di tingere il legno alla base. Se aprite il barattolo e trovate per caso questa colorazione molto artefatta, non vi preoccupate. Nulla di strano, nulla di grave, è l'aggrappante che c'è all'interno di Magic Paint, quindi non colatelo via, mi raccomando, guai, giratelo molto 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 bene, sarà proprio il particolare che farà aggrappare Magic Paint ancora meglio. Ricordate ovviamente che prima di colorare bisogna sempre sgrassare bene la superficie, meglio se con ABA, ovvero acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Io l'ho già fatto sulla parte sottostante e aggrapperà benissimo. Più o meno su un litro di acqua calda, 4-5 cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di ammoniaca. Va bene anche quella profumata. Giriamo bene bene bene. Mi raccomando, pensate una canzone, cantatela e quando avete finito di cantare la pittura è perfettamente miscelata. Partiamo, è un colore veramente meraviglioso. Io lo stendo con un pennello ovale classico da 50, non è un pennello nuovo, ma vi garantisco che se i pennelli Magic Paint li trattate bene durano tantissimi anni, ok? Quindi dopo averlo usato, mi raccomando, acqua e sapone, si lava, un po' di balsamo per capelli, si sciacqua e le setole saranno sempre belle e morbide. Carichiamo il pennello, scoliamo pochissimo, in modo che il colore sia sempre all'interno del pennello, è importante, le setole devono contenere il colore per spalmarlo delicatamente. E iniziamo a colorare tenendo il pennello dalla ghiera.
Per non sporcare il legno, se volete in alcuni casi, prendete la paletta, vi appoggiate e non sporcate il legno sottostante. Eviterete anche di sprecare tempo nel mettere e togliere scotch. La prima mano di Dark Side è bella asciutta. Vi faccio una sorpresa. In mezzo, prima di mettere il mio meraviglioso Lucky Forest, do una mano dappertutto di oro, di Rococo, il mio oro molto liquido ma molto coprente. Quando aprite il barattolo prendete un pennellino piccolo e lo girate bene 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 bene, perché le setoline del pennello, a discapito appunto del legnetto classico, vanno a prendere bene i pigmenti e li miscelano ancora meglio. È liquido ma molto coprente, quindi mi raccomando, giratelo bene bene bene. Stenderò dappertutto questa mano di Rococò perché voglio far sì che dopo, grattando il Lucky Forest, esca fuori un po' di Rococò e un po' di Dark Sand e ovviamente un po' di legno, ok? Lo stendo dopo una mano di Dark Sand anche perché i metallici vanno stesi su una mano comunque di chalk, di colore chalk, quindi non va steso direttamente sul legno, non aggrapperebbe. Vedete quanto è coprente il Rococò? Guardate che meraviglia, coprentissimo. Anche se non andiamo direttamente al bordo non importa, tanto poi sarà tutto quanto coperto da Lucky Forest e ovviamente non si vedrà. In questo momento il mio tavolino è decisamente too much, ma non vi preoccupate, tra poco cambieremo completamente aspetto. Ho steso quindi una sola mano di Rococò ed è bella asciutta, quindi proseguo con una mano di Lucky Forest, il mio nuovo verde, e vi dico che è veramente un verde meraviglioso. Forte, intenso, molto più scuro dei classici verdi Magic Paint, ma ha veramente tanto carattere. E su questo tavolino, con questa tecnica, secondo me darà il massimo, perché sarà sì sia in purezza che con tonalità differenti date dagli altri colori e dal decapè. Guardate che bello! Guardate che coprenza eccezionale già con una mano. E guardate che eleganza con il piano in legno. È veramente un verde spettacolare. Ho steso quindi una sola mano di Lucky Forest, è asciutta e mi fermo qui. Sì, perché non mi interessa assolutamente avere una coprenza totale, perché tanto puoi fare un decapè.
Se faccio due mani di colore farò solo più fatica nel creare questo décapé che faccia intravedere sicuramente un po' di legno, sicuramente un po' di percentuale di bianco e in alcuni punti un dettaglio di oro, poco, molto delicato. Quindi mi raccomando, non vi premunite, non fate troppe mani di colore prima di fare il décapé perché non serve a nulla, tanto andreste a grattare, sprecate solo prodotto, tempo, fatica. Io utilizzo una carta 150, decidete voi se usare una carta carta o una carta telata o una spugnettina abrasiva. Sappiate che in base alla grana che scegliete e al materiale gratterà un po' di più, un po' di meno, quindi questo decidetelo voi. Godetevi questo passaggio, fate con calma, con la vostra carta vetro, piano piano, e cercate di far uscire tutti i dettagli della vostra fogliolina, del vostro fregio, ok? Pian pianino, quando poi spolvererete e passerete la cera trasparente, vedrete che usciranno fuori tutti e tre gli strati di colore, ovviamente in percentuali differenti. Leggerissimo décapé finito. Sono stata molto soddisfatta di aver fatto solo una mano. Questo colore è veramente molto coprente, ma cambia tantissimo steso a una mano o due mani. Questa mano è stata sì coprente, ma anche rivelatrice degli altri colori di base. L'oro ha scaldato, il dark sand ha fatto venire fuori questa base gessosa, sembra veramente molto vintage. Ora panettino in microfibra umido ma strizzatissimo, togliamo l'eccesso di polvere. Vedete già in questo momento come il colore, in assenza di polvere, torna a essere tanto profondo, ha una tonalità eccezionale e in alcuni punti si nota questa luminosità data dall'oro che è veramente elegante perché è un qualcosa di delicato, non troppo lampante. Finiamo e tonalizziamo il sopra del mio mobile, quindi il mio legno grezzo, con la cera liquida Noir Foncé. Una cera liquida spettacolare perché oltre che essere usata quasi sempre per patinare, anticare, è fantastica anche per tingere il legno. Ora guardate con una sola mano cosa combino. Mi raccomando, stendetela in modo molto liscio e omogeneo, delicatamente. Ecco qua. E lasciate che il vostro legno la beva, assorba la cera. Ovviamente bisogna essere attenti e stenderla in modo liscio e omogeneo, senza creare avvallamenti. Quindi dopo averla stesa si prende il pennello e si fa diventare la superficie omogenea. Si continua. Vi consiglio di stenderla in questo modo, quindi pennellate lunghe, lisce, lunghe fette, non quadri, non riquadri, non piccoli pezzi, chiazze, ma nella lunghezza del legno. Vedete? Poi la massaggiate in questo modo, la stendete e non create avvallamenti, togliete gli eccessi. Anche i buchi dei tarli stanno bene adesso.
Avreste mai detto che con una sola mano di cera avreste ottenuto questo risultato? È pazzesco. Il legno non ha più 3 colori, ha tonalizzato, si vedrà sempre di più la vena del legno man mano che asciuga, ma sarà uniforme, bello. In più ha donato veramente un tocco di eleganza, perché prima sembrava veramente un legno semplicemente rovinato, ora ha un altro tipo di pregio, di valore. Inoltre sono felice di aver lasciato le gallerie dei tarli, perché con quest'usura sulla scocca, quest'usura un pelino CP style, sta veramente bene, altrimenti sarebbe quasi sembrato un piano nuovo su una base molto vecchia. Mentre la cera liquida sul piano asciuga bene, faccio il cassetto e lo voglio fare veramente benissimo, deve sembrare veramente una chicca. I laterali non li voglio foderare con la carta, mentre invece il fondo sì, e metterò una passamaneria meravigliosa. Quindi i laterali li voglio anche reidratare con la cera liquida, la stessa che abbiamo messo sul piano, la Noir Foncé. L'interno di un tavolo, di un mobile è importante esattamente quanto l'esterno, perché quando lo aprite e lo guardate dovete proprio essere fieri di quello che avete fatto. Quindi mi raccomando, non trascurate mai i cassetti e l'interno, magari di una bella vetrina, perché vi assicuro che fanno la differenza. Quando si asciuga procedo con la carta. Avevo questo piccolo pezzettino di carta avanzato da un restyling più grande e ovviamente non lo butto via, perché non si butta mai via la carta da parati. Anche se fate una parete e avete 2 piccoli sfridi, teneteli sempre, perché per foderare i cassetti sono la cosa migliore. E ricordate che se volete foderare cristalliere, vetrine, interni dei cassetti, mobili, vendiamo la carta da parati anche a metro, sia sul sito easyrom.com che dai rivenditori Magic Paint. Ci sono quasi 200 modelli differenti di carte da parati, dalla più classica alla più contemporanea, al foliage all'animalière, ci sono tutte, quindi scegliete le vostre. Colla spray, sì, perché per i cassetti, per i mobili è molto indicata. Non andate a comprare una colla apposita, quella per le pareti è perfetta per carte da parati tipo questa, quindi carte da parati anche lavabili, carte da parati in carta, ma è più indicata per la parete. Per i cassetti è perfetta la colla spray. Inoltre potete tenerla a pronta all'uso per qualsiasi evenienza. Mi raccomando, orizzontale e verticale, in questo modo. Dovete pensare che il legno assorbe la colla e quindi bisogna comunque depositare sul fondo un quantitativo sufficiente per far sì che la carta aggrappi, ma che non venga assorbita troppo dal legno. E purtroppo non è facile capirlo subito, perché ogni legno beve in modo differente. Ci sono legni più assorbenti e legni meno assorbenti. Non vi preoccupate se la colla è andata sui lati, sarà sufficiente fin quando è ancora morbida, come adesso, prendere un pannettino umido e si può togliere l'eccesso. Ora il disegno verso di voi. Applico ai laterali in fondo e non mi preoccupo di essere troppo precisa, perché il cassetto è veramente facile da rifoderare. L'importante è far uscire tutta l'aria dall'interno verso l'esterno, evitando la creazione di bolle e di antiestetici affossamenti, perché poi quando si asciuga vi assicuro che li vedete. Per mobili grandi o per pareti vi consiglio questa paletta, la più grande Magic Paint. Per i cassetti è sufficiente anche lei, la stessa che spesso usiamo per gli stencil materici. È goffrata, ha questa zigrinatura meravigliosa che la fa sembrare veramente quasi un tessuto. Mi raccomando, dovete far uscire tutta l'aria, vedete come si nota?
Il cassetto ovviamente non è rettangolare, ha questa modanatura e quindi bisogna farla aderire bene in tutta lunghezza. Ecco qua, pianino. Quando si ha tra le mani una buona carta da parati come questa, non si deve mai aver paura di fare lavori approssimativi, perché la carta da parati di qualità non si spacca, si adatta a tutte le superfici e spesso nasconde anche le imperfezioni. Quando vedete delle belle pareti che hanno veramente delle carte da parati meravigliose che non si vede neanche dove è l'inizio e dove è la fine della carta, è proprio perché la qualità è talmente elevata che aiuta moltissimo anche l'applicatore nella stesura. Iniziamo a togliere l'eccesso. Ha un incollaggio veramente forte e la presa molto rapida, infatti è già incollata. Ecco qua, che ne dite? Il trucco ora è, se non siete stati così precisi nel metterla, e c'è qualche barbatrucco, ricordatevi sempre che la passamaneria fa sembrare tutto perfetto, quindi onore alle precise perché andranno a incorniciare un lavoro veramente perfetto, e per le più imprecise o magari sbadate c'è sempre la soluzione. Dai Easy-Rom e dai rivenditori Magic Paint troverete una nuova bellissima selezione di passamanerie, ce ne sono veramente di tutti i tipi. I colori ovviamente sono proprio stati scelti per gli abbinamenti più belli con i colori Magic Paint. Troverete delle bellissime passamanerie anche fatte a nappina, delicate, eleganti, che sono perfette per i bordi dei cassetti, sono perfette per gli interni delle vetrine, ma sono perfetti anche sulle mensole degli armadi, degli scaffali, anche direttamente a legno grezzo. Sono veramente bellissime e fanno la differenza. Quando apri un bel cassetto e vedi questo, è una meraviglia, vero? Si applicano semplicemente con un po' di colla a caldo. Andiamo. Mentre la colla a caldo si scalda, io pulisco i bordi con un panettino, un microfibra umido imbevuto con acqua e sapone delicato. Ovviamente l'interno del cassetto è lavabile e ovviamente la cera liquida non si toglie perché ha tinto il legno ed è stata completamente imbevuta. Colla a caldo nell'incavo. Dovete metterne abbastanza in modo che si possa attaccare bene la passamaneria, mi raccomando. Però non dovete neanche abbondare troppo, nel senso che non dovete esagerare. È molto carina questa passamaneria, messa proprio a cavallo dell'angolo. Quasi come se fosse proprio una finitura perfetta tra la carta e il legno. La ciliegina sulla torta in un restyling del genere.
Vi piace? Questa è una delle più costruite, è molto particolare, ha questa doppia lettina, perfetta anche per i bordi delle poltrone, i bordi delle sedie, anche per le mensole delle vetrine, perché c'è il sopra e il sotto. Ci sono tantissimi altri modelli colorati, in raso, più grandi, più piccoli, doppi, singoli, ce n'è per tutti i gusti. Quindi scegliete la passamaneria perfetta per i vostri restyling, abbinatele alle carte da parati. Vediamo come sta nel mobile? È arrivato il momento di sigillare il mio restyling, perché so che sembra già perfetto e bellissimo così, ma qui non l'abbiamo ancora protetto. Ovviamente per me sarà un restyling a bassa usura perché non sta in cucina, non lo laverò tutti i giorni e quindi ho piacere di proteggerlo con la meravigliosa cera Jasmine. All'interno ricordate a bacca di carnauba, quando diventa asciutta e secca è molto 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 resistente agli urti. Io ho dei mobili fatti da anni con questa bellissima cera, il top a volte presenta magari qualche graffio solo superficiale per degli sfregamenti, basta prendere un pannettino, lucidarlo e i graffi vanno via. Oppure dopo qualche mese potete prendere la cera, ripassarla, rimassaggiarla e andrete a togliere qualsiasi segno e sarà sempre protetta la superficie. Pennello a punta perché va bene dentro i miei fregi e proteggiamo tutto. Guardate il colore che diventa bello, profondo, scuro e regale. Ricordate sempre che i colori scuri danno il massimo nel momento in cui vengono sigillati e protetti. In questo momento, se voi foste vicino a me, vedreste delle pagliuzze dorate meravigliose. Il mio restyling di oggi è finito. Non aggiungo più nulla, neanche un goccino di cera principessa perché per me è perfetto così. Adoro queste curve messe in evidenza da questo colore, si intravede da vicino qualche filettatura dorata delicata. I fregi hanno preso sicuramente un ennesimo valore perché ora sono veramente messi in risalto. Il legno sembra un legno nuovo. Domani passerò una mano di cera Jasmine anche sul piano, perché le cere liquide sono comunque resistenti, però se voglio donare un'ennesima resistenza è meglio passare con un filo di cera trasparente. Però domani, adesso la lascio asciugare bene bene in profondità, perché al tatto sì è asciutta, secca, ma in profondità sento che c'è ancora un goccino di umidità. Mi raccomando, fatelo il giorno dopo, è importante, per evitare di creare inutili accumuli che non hanno assorbito nel legno. Mi piace tantissimo anche l'abbinamento con questa carta, è il tocco femminile che mancava e vabbè la passamaneria è fantastica, secondo me il restyling finito con la passamaneria è veramente su un livello superiore. Spero che vi piaccia il nuovo colore Magic Paint, il Lucky Forest, troverete qui sotto nei link tutti i vari passaggi ben suddivisi e tutti i prodotti che ho utilizzato. Mi raccomando, ricordate, tutti i prodotti che avete visto della linea Magic Paint sono in vendita sul sito www.easyrom.com e se andate sul sito www.magicpaint.it troverete una bella cartina di tutti i rivenditori italiani suddivisi per regione e potrete trovare il più vicino a voi. Se invece non avete un rivenditore vicino, il sito easyrom.com, l'unico sito italiano dove trovate l'originale Magic Paint, avrà tutto quello che voi desiderate, tutta la linea Magic Paint e anche di più. Mi raccomando, ricordate, Magic Paint è in vendita solo sul sito easyrom.com, nessun altro sito. Vi saluto, al prossimo restyling. Ciao!